Yachtmaster oro giallo 18 carati, referenza 22, 66, 58, 42 mm, prezzo di acquisto 31.800 euro. Ma questo è un falso. Salve amici e bentornati sul canale Charlie. Oggi andiamo a vedere come riconoscere un Rolex falso direttamente dai dettagli. Ho già fatto un video su questo argomento dove confrontavo due Submariner e naturalmente riusciamo ad eseguire questa operazione se siamo di fronte a un Rolex falso che costa poco, qui siamo sotto ai 200 euro. Se ci troviamo di fronte a un super clone o a un Frankenstein, che è praticamente un orologio falso con dei pezzi originali, lì l'operazione diventa molto più complicata. Per questo vi consiglio, se state acquistando un Rolex di secondo polso, fatelo sempre visionare da un professionista. Ora andiamo a vedere tutti quanti i dettagli su questo orologio perché sono veramente tanti. Andiamo subito a vedere tutti i dettagli che deve avere un orologio originale. Allora, partiamo dal numero di serie riportato all'interno della cassa ad ore 6. Qui leggiamo un numero di serie alfanumerico che tutti gli orologi originali devono avere, anche la scritta Rolex è tutta all'interno del quadrante. Gli orologi un po' datati, invece il numero di serie l'hanno scritto qui dentro, quindi va smontato il cinturino. Si intravede anche la coroncina stampata sul vetro. Questa coroncina non è facile da vedere ad occhio nudo sugli orologi originali, mentre qui è ben visibile perché naturalmente essendo un elemento che dichiara che l'orologio è originale l'hanno fatto molto evidente, ma questa coroncina che vedete qui sul 6 non deve essere così visibile ad occhio nudo. Sulla corona abbiamo il logo della Rolex, apriamo il bracciale, ok, scritte Rolex anche qui, che devono esserci, anche qui, questo addirittura abbiamo, vi faccio vedere, vediamo se riusciamo a vederla, allora qui abbiamo la scritta, vediamo se riesco a farvela vedere, 18 carati qui sulla, eccola qui, 18 carati, di qua abbiamo anche il logo della Rolex, quindi la corona, vediamo se riesco a farvelo vedere, eccola qui, possiamo vedere la coroncina incisa. Quindi devo dire che i dettagli che deve avere un orologio originale ci sono tutti, adesso andiamo a vedere anche quelli incisi nel bracciale. Allora, vediamo qui nel bracciale abbiamo la scritta Oysterflex. Questo bracciale è un brevetto esclusivo della Rolex. Vi faccio vedere qui abbiamo dei cuscinetti all'interno del bracciale. Questi cuscinetti servono per tenere l'orologio più fermo al polso, ma anche per non farlo sudare. Se andiamo qui abbiamo la scritta, eccola qui, la scritta Rolex. Quindi i riferimenti ci sono tutti, ma questo orologio è un falso, direi anche un falso di bassa qualità, scopriamo perché. Allora, questa è la cassa e questa è la corona di ricarica. Normalmente la corona di ricarica deve essere inclusa all'interno della cassa, quindi queste due anse che vediamo qui dovrebbero essere più pronunciate, ve lo faccio vedere anche da dietro. Adesso vi faccio vedere una foto dell'orologio originale dove possiamo vedere che la corona è racchiusa all'interno della cassa, mentre in questo caso vi faccio vedere è praticamente a filo. Questo dettaglio mi ha fatto subito capire che mi trovavo di fronte ad un Rolex falso e, visto che si nota anche da lontano, a un Rolex falso pagato veramente poco. Ora concentriamoci sul meccanismo perché sì, può essere molto più semplice copiare la parte esterna, ma copiare il movimento della Rolex è veramente complicato. Andiamo a vedere. Si svita in senso antiorario, la corona di ricarica. Olè, la liberiamo. Primo scatto per cambiare la data. Ed è molto scattoso e rumoroso. Andiamo avanti. Una cosa che vi faccio vedere. Allora, andiamo avanti con l'orario. Adesso segna 12. Questa è la lente ciclope che dovrebbe ingrandire, ma come possiamo vedere in questo caso non ingrandisce ben poco. Dovrebbe cambiare il giorno a mezzanotte in punto. Guardate, sono le 11, già sta cambiando il giorno. Quindi da questo capiamo che siamo di fronte ad un falso, perché in questo tipo di orologi Rolex la data viene cambiata istantaneamente quando si raggiunge la mezzanotte. Adesso stringiamo qui, vi voglio far sentire una cosa, chiudiamo. Questo rumore che sentite è la massa oscillante, che naturalmente non si sente negli orologi originali Rolex. Ora vi voglio far vedere un'altra cosa. Allora, quando prendete in mano un Rolex, partiamo dal bracciale, lo apriamo. Allora, passiamo sugli spigoli. Allora, gli spigoli, come possiamo vedere, hanno un angolo vivo, mentre in tutti i Rolex
questo angolo è tondo. Se noi passiamo il dito, sentiamo che effettivamente l'angolo, se premiamo il dito, sentiamo che effettivamente l'angolo è vivo e questa cosa nei bracciali originali non esiste. Anche se passiamo il dito qui, sentiamo che è tagliente. Stessa cosa anche qui, su tutti gli angoli, se passiamo il dito, lascia il segno. Questa cosa appunto nei bracciali originali non esiste. Addirittura qui anche la cassa è spigolosa, ma lo spigolo è vivo. Quindi se passiamo il dito anche qui sentiamo effettivamente l'angolo vivo. È veramente un orologio fatto male, quindi sono soldi buttati. Se andiamo a vedere anche la lunetta girevole, sì, è vero, in questo caso gira da tutti e due i sensi, ma è molto scattosa e mi si incastrano le dita nella cassa. Quindi dal mio punto di vista dico sempre non acquistate orologi falsi perché perdete tempo, perdete soldi, questo alla fine non vale niente e poi è anche un reato. Se non potete permettervi questo tipo di orologi, ci sono brand che costano un po' di meno, ma comunque hanno anche loro una storia, per dire se prendiamo Tudor, che hanno anche un bel mercato. Quindi dal mio punto di vista evitate sempre di acquistare questi orologi, anche perché se è falso si vede da lontano, quindi ne vale anche la vostra reputazione. Amici, vi ringrazio se siete arrivati fino a questo punto del video, se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al canale, spero di avervi dato una piccola infarinatura, un piccolo consiglio, dei piccoli aiuti su come riconoscere degli orologi falsi, ma vi consiglio sempre, se acquistate un orologio da un privato di secondo polso, portatelo sempre da un esperto. Ci vediamo al prossimo video, a presto Flavio!